Ciao ragazzi, ben ritornati. Innanzitutto buone feste a tutti. In questo video vi mostro una macchinina super economica che mi ha inviato Gearbest e le prime modifiche fatte con la stampante 3D. Si tratta di una Remo Hobby 1631 con un costo indicativo intorno ai $60 o poco più di 50 euro. Devo dire che sono rimasto veramente sorpreso dalle prestazioni generali di questa macchinina e soprattutto dalla qualità del controllo del radiocomando. Avete veramente un ottimo controllo dell'accelerazione del motore e anche dello sterzo. La macchinina è tutta cuscinettata con la meccanica in metallo, quindi veramente durevole. Ha un'autonomia, con la batteria in dotazione, ha un'autonomia di circa 20 minuti facendola correre, ma tipo se ci giocate in casa a bassa velocità vi dura anche un'oretta. Usa batteria al litio, ma potete comprarvi una lipo extra che in ogni caso potete ricaricare col caricabatterie in dotazione, che va bene sia per le litio che per le lipo. Ripeto, macchinina veramente impressionante per prestazioni rispetto al costo che ha, e mi viene tranquillamente da consigliarla a tutti coloro che erano in dubbio sul mondo dell'RC. Con poco più di 50 euro, che è l'equivalente di andare 3 volte al cinema, vi levate lo sfizio e potete provare un'esperienza di guida veramente molto simile alle macchinine più costose. Quindi se poi vi piace proseguite magari con macchinine più serie, altrimenti sapete quello che avete speso e vi siete levati lo sfizio. Ma ora iniziamo e diamo un'occhiata nel dettaglio alla meccanica e alle modifiche. Bene, le parti in verde sono le mie aggiunte, il resto invece è il modello originale. È fatto con una plastica veramente resistente, molto buona. La Remo fa vari modelli che sostanzialmente sono tutti uguali, hanno questa base qua, motore, servo, e poi cambia il muso davanti e il muso di dietro e le ruote, per cui se non c'è questo modello basta che controlliate che questa parte qua sia uguale. Oltre al modello, Gearbest mi ha mandato anche una batteria LiPo aggiuntiva da 2600 mAh. Con questa batteria sono riuscito a giocare per circa 40 minuti. Fate attenzione al connettore se ne prendete una, perché che sia di questo tipo qua, a T, perché ci sono quelle che hanno il connettore XT60 che è giallo e più grosso.
La batteria in dotazione è questa qua, che sono 2 litio. E ora vediamo le modifiche. Sostanzialmente questo è il portabatterie per delle lipo, che però fa anche da irrigidimento a tutta la struttura, perché le staffe che reggono gli ammortizzatori tendono a flettersi. In questa maniera le uniamo insieme e creiamo una struttura molto più rigida e robusta. Stavo valutando l'idea di fare anche una versione per contenere direttamente 2 lipo tipo queste che si usano nelle torce elettriche, per avere un'altra variante di alimentazione. Poi ho fatto delle clip di spessore per gli ammortizzatori, in maniera da poter regolare il precarico delle molle. Se volete mettervi a fare salti e acrobazie, vi conviene precaricare un po' le molle, se no la macchinetta sbatte continuamente. Questa è una clip, si tira in giù la molla e si infila. Poi l'ultima modifica è agli adattatori delle ruote. Praticamente quelli originali avevano il buco leggermente largo e quindi ballavano. Ne ho ristampati col buco più preciso, quindi la ruota non ha più il gioco di prima. Bene, questo è tutto, vi lascio con alcune riprese, sono dei tagli perché ho attaccato la telecamera con degli elastici al radiocomando e quindi la gran parte delle riprese hanno ripreso i miei piedi. Ciao, alla prossima!